Ciao ragazzi, oggi parliamo della line-up di volanti di Asetec. Con l'imminente uscita del Asetec Forte Formula Pro ho deciso di fare un piccolo recap di quelle che sono le possibilità di volanti che potete acquistare con Asetec. Anche soltanto andare a vedere quelle che sono le proposte formula di Asetec, c'è un'ampia scelta per ogni tasca. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, oggi siamo qui per parlare di tutta la line-up formula di Asetec e dall'intro avete notato una cosa un po' particolare. Su tutte e tre i volanti della mia collezione ci sono le impugnature LMP. Queste perché sono le mie preferite in assoluto, per comodità, ma soprattutto a livello estetico. Anche per la serie La Prima e la serie Forte cambiano totalmente il look di quelli che sono questi volanti. Molto più belli diventano, ma veramente belli. E ugualmente ho scelto anche per la serie Forte Formula Pro e per la serie Invicta le stesse maniglie, perché anche se è leggermente diversa da quella che è la serie normale Forte e la serie La Prima. La cosa poi molto interessante di Asetec è che ogni bottom plate può essere comunque personalizzata con le maniglie che preferite. Ci sono anche quelle in alcantara, quelle aperte sotto, quelle XL, andate a scegliere quella che più si confà alla vostra idea di impugnatura e di comodità e andatevi a configurare la vostra bottom plate. Naturalmente re incontrastato di tutta la line-up è il modello Invicta. Faccio vedere questo perché in realtà nella configurazione, quando andrete a scegliere anche i vari pad, ne potete montare 6, ma su tutti e tre potrete scegliere il modello, quello base, totalmente in plastica, oppure questi in carbonio. Belli. Il tipo di feedback è lo stesso, perché poi il meccanismo rimane lo stesso per tutti i modelli, ma in questo caso c'è questo genere di finitura davvero interessante che secondo me, almeno per il modello Invicta, è d'obbligo, proprio per la sensazione che vi dà un volante di questa tipologia qua. Naturalmente è il più pesante tra tutti, visto che è l'unico che nella parte dietro è fatto totalmente in alluminio al CNC. Naturalmente all'interno del canale, nella sezione volanti, visto che ci sono tutte le playlist, la recensione specifica del volante Invicta. Andatevela a vedere se siete interessati a questo genere di prodottino qui, che va nell'Olimpo dei volanti di alta fascia costruiti, realizzati nel modo migliore. Arriviamo poi ai volanti della serie Forte. Già si era ampliata la serie Forte introducendo la versione alluminio che ha i pulsanti, la parte dei rotari, questi alti, tutti i rotari diciamo del volante, anche questi centrali, e dei funky switch che hanno delle cover cap in alluminio, dando un effetto più di prestigio a quello che è questo volante, insieme alle maniglie LMP. Ditemi voi che ne pensate. Guardate un po', bello, molto bello. Per me un altro volante. Nella versione Forte Formula Pro abbiamo sempre le stesse caratteristiche di pulsanti e rotari con le cover cap in alluminio. Va ad aggiungersi questo bellissimo display. Io ve li faccio vedere uno vicino all'altro. Vediamo un po'. Che ne dite? Quello vi piace di più? Perché poi ci sono persone che preferiscono per forza lo schermo, visto che guidano probabilmente con il monitor e vogliono avere tante informazioni allo schermo. Io per esempio, anche giocando nella maggior parte dei casi in realtà virtuale, amo tantissimo anche la versione normale. Voi che ne dite? Comunque anche come spessore vi dirò che no, è lo stesso. Hanno lo stesso identico spessore. Vediamo se ve lo faccio vedere così. Vedete? I materiali sono gli stessi, anche la parte del quick release è la stessa utilizzata in tutta la serie Forte, ma ve ne parlerò in maniera più specifica quando andremo a fare la recensione del Forte Formula Pro. In questo caso volevo farvi vedere tutta quanta la line-up, essendomi arrivato proprio qualche giorno fa il nuovo volante con lo schermo della serie Forte, anche per presentarvelo.
visto poi che per la recensione sicuramente mi ci vorrà un pochino più di tempo, anche se credo che sia abbastanza conclamata quella che è la qualità che Asetec mette in tutti i suoi prodotti. È uno tra i brand che consiglio di più onestamente, sia per quanto riguarda le basi che per i volanti, perché mantiene la qualità di quella che è il top di categoria, perché molto spesso mi capita di leggere next gen, future gen, novità, PDP, patapan, ma vi dico ragazzi, novità vere nel mondo di basi non ce ne sono, ma non ce ne sono nel senso che il massimo ancora è quello che dove è stata messa la linea 8 anni fa da Syncube, e Asetec monta la stessa elettronica, cambiano i motori ed offrono delle caratteristiche leggermente diverse, ma ve ne riparlerò in maniera più approfondita anche tra molto poco, perché mi è arrivata in test anche la base forte che andava un pochino a chiudere il cerchio su quelli che sono tutti i modelli di motori disponibili sul sito Asetec, e avrò occasione quindi di riparlarvi della qualità costruttiva e del fantastico force feedback che questo genere di basi possono offrire. Quindi non fatevi ingannare sempre next gen, pimp gen, perché nella maggior parte dei casi la gen è sempre quella. Anzi, chiedetevi fino a ieri dove stavamo. Questo è un po' il mio pensiero, e per questo ho sposato subito quello che è stato il progetto di Asetec, perché ha deciso di dare la possibilità in livelli diversi di poter entrare nel mondo della simulazione con il livello massimo di quello che è la tecnologia, perché anche in questo caso le sue basi montano tutte la stessa elettronica, che è attualmente il top di quello che può offrire il mercato. E in questo caso, vista la potenza di fuoco di Asetec, è riuscita anche a tenere più basso quello che è il prezzo al pubblico, andando ad innovare poi tra l'altro quello che per me è il fiore all'occhiello, il nuovo sistema di quick release, che io trovo tra i migliori sul mercato. Naturalmente passa tutta quanta l'elettronica all'interno, potete scegliere anche gli hub e poter montare qualsiasi volante volete, ma la cosa interessante, soprattutto per chi vuole entrare in questo mondo cercando di spendere il minimo, in questo caso non parliamo di basi da 500 euro, ma un bundle la prima, con volante la prima, con gli sconti che spesso fanno, con il codice sconto che ho del 5%, come sempre lo metterò qui sotto, potete accedere alla fascia entry level del top di quello che offre l'elettronica di mercato. Avete sentito bene? Non confondiamo. Naturalmente so che tanti di voi già utilizzano prodotti di Asetec, sarei molto contento che anche voi esprimeste la vostra esperienza con il brand, soprattutto anche per quanto riguarda l'assistenza. Io, almeno le persone che ho sentito, tutte si sono trovate sempre molto bene, è un'azienda attentissima a quello che è l'esperienza cliente, e in più devo dire anche molto affidabile. Io ho testato tantissimi suoi prodotti, sono totalmente onesto quando dico con nessuno ho mai avuto il minimo problema. Poi nelle grandi quantità qualcuno probabilmente ce l'ha avuto, non c'è stato mai un motivo di contattarli per dirgli questa cosa è stata assemblata male, questo pulsante non funziona, questa cosa non va. E questo credo che ci sia dietro un grandissimo controllo qualità. Io spero che anche questo contenuto vi sia piaciuto e attendete presto la recensione del nuovo gioiellino, soprattutto anche in questo caso per la fascia di prezzo in cui si va a collocare. Naturalmente poi con tutte le personalizzazioni del caso. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!